La pubblicità stampata è ovunque, dai manifesti che vediamo per strada, ai volantini nelle cassette della posta, fino alle pagine patinate delle riviste. Ma non sono immagini casuali, seguono tutte una struttura precisa, studiata per catturare l'attenzione in un secondo e restare in mente anche dopo averle viste di sfuggita. Una pubblicità stampata funziona grazie a 5 elementi che lavorano come un team: headline, visual, body copy, logo e claim. La headline è il titolo, breve, forte, immediata. È la prima cosa che ti cattura, anche da lontano. In poche parole, deve già darti un indizio del messaggio. Subito dopo arriva il visual, il cuore dell'annuncio. È l'immagine protagonista, quella che ti colpisce prima ancora di leggere. È la parte che occupa più spazio e racconta già metà della storia senza usare una sola parola. Poi c'è la body copy, cioè il testo di spiegazione. È breve, pulita, scritta in modo semplice. Serve solo a chiarire ciò che la headline e il visual hanno già iniziato a dire. In pubblicità meno scrivi, meglio è. In fondo, quasi sempre in basso a destra, trovi il logo, la firma dell'annuncio. Non deve essere invadente, ma riconoscibile. È il punto che chiude il percorso dell'occhio. E sotto al logo c'è il claim, o payoff, una frase breve che riassume la voce del brand. È la sua promessa, il suo tono, la sua identità in una sola riga. Quando questi 5 elementi sono progettati bene e lavorano insieme, l'annuncio diventa chiaro, memorabile e leggibile in pochissimi secondi. Nelle affissioni il tempo è il nemico. Le persone passano in macchina, in bici, a piedi e guardano l'annuncio per 2 o 3 secondi al massimo. Per questo le parole devono essere poche e il visual gigantesco. Niente dettagli minuscoli, vanno persi. È la categoria della pubblicità, dove la sintesi è tutto volantini, e riviste invece sono spazi dove il pubblico si ferma. Qui puoi permetterti più contenuti, più testo, più informazioni. L'utente ha tempo di sfogliare, leggere, confrontare. Per questo spesso questi formati presentano listini, dettagli tecnici, descrizioni e call to action più sviluppate. Negli ultimi anni alcune affissioni sono diventate virali perché hanno trasformato i cartelloni in qualcosa di vivo, sorprendente e totalmente fuori dagli schemi. Carlsberg, per esempio, ha creato uno dei billboard più iconici di sempre. Un cartellone con una vera spillatrice di birra. La scritta era semplice, ironica e geniale. Probably the best poster in the world. La gente poteva avvicinarsi e riempirsi il bicchiere direttamente dal manifesto. Poi c'è la BBC, che per promuovere la serie dedicata a Dracula ha usato un'idea da brividi. Di giorno il billboard sembra quasi astratto, ma quando arriva la notte e la luce del lampione colpisce i paletti conficcati sulla superficie, l'ombra proiettata crea il profilo perfetto del conte Dracula. Un annuncio che appare solo quando cala il buio. Un altro esempio geniale è Corona. Spesso usa la luce naturale per far comparire messaggi nascosti. In uno dei suoi billboard più famosi, l'ombra di una palma proiettata sul cartellone completa l'immagine della bottiglia, creando una scena perfetta di relax tropicale. La pubblicità non è solo stampata, si anima grazie al sole. E poi c'è IKEA, che ha portato il concetto di billboard a un altro livello. Ha trasformato i cartelloni in veri oggetti d'arredo, scaffali veri, cucine montate, camere da letto complete appese sulle pareti dei palazzi. Non solo un annuncio da guardare, ma un prodotto da vedere in scala reale. Nel prossimo video scopriremo come cambiano le regole quando la pubblicità diventa movimento e suono. Sì, parliamo della TV e della radio. Spoiler,
è tutto un altro mondo. Vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare i vostri commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.